Ciao, sono Matteo Costa della pasticceria Costa di Palermo. Io sono la terza generazione. La nostra pasticceria è stata fondata da mio nonno Antonino nel 1960, quindi una storia di più di 65 anni. È partito da un piccolo laboratorio di produzione dove faceva semplici forniture e ad oggi siamo arrivati a contare 3 punti vendita e un laboratorio centralizzato, ma il punto vendita storico rimane sempre quello di Via D'Annunzio. Oggi vedremo un dolce molto particolare della nostra tradizione palermitana, che è l'iris fritta. All'inizio del Novecento un pasticcere palermitano di nome Antonio Loverso inventò questo dolce in onore dell'opera lirica Iris di Pietro Mascagni. Nasce con l'esigenza del recupero. Era usanza preparare delle brioche come pasto della colazione, fatte con un impasto molto povero, che è lo stesso impasto che si usa per la rosticceria. A causa delle rimanenze proprio di questo prodotto c'è stata questa esigenza di recuperarla il giorno successivo. Ci sono diverse metodologie con cui preparare la Iris. Oggi qui vedremo quella che utilizziamo noi della pasticceria Costa, che è il metodo più storico, chiamato il metodo col tappo. Oggi è un dolce che ha spopolato nelle pasticcerie e nei bar della nostra città. Addirittura c'è chi produce apposta queste brioche proprio per fare solamente le iris. Molti prediligono un metodo più veloce e più semplicistico di creare una brioche cruda con dentro la ricotta, ma il risultato non sarà mai lo stesso. E adesso non ci resta che iniziare. Come già abbiamo detto, partiamo da pochi ingredienti: farina, lievito, zucchero, acqua, burro e sale. In questo caso stiamo utilizzando un'impastatrice a braccia tuffanti da banco. In queste quantità può essere fatto semplicemente in una classica planetaria con un gancio. Stiamo impastando a una velocità medio-alta per una ventina di minuti, finché abbiamo l'impasto perfettamente incordato. Come possiamo notare si è sviluppata la giusta maglia glutinica, elastico, non strappa, sottile, quasi trasparente. Questo è quello che dobbiamo ottenere. Ci spostiamo sul tavolo, diamo giusto 2 pieghe, creiamo una palla e lo facciamo riposare una quindicina di minuti coperto con pellicola, in modo da far riposare l'impasto e formare le nostre palline. Ci aiutiamo con un poco di farina per non far attaccare l'impasto sul tavolo. Spezziamo delle palline da 100 grammi ciascuna. Una volta ottenute le nostre palline, possiamo pirlarle, disporle in teglia, pronte per la lievitazione. Una volta disposte in teglia, possiamo andare in cella di lievitazione, 26-28 gradi, umidità al 70-75%, 1 ora e mezza, 2 ore. Dopo 1 ora e mezza di lievitazione, questo è l'aspetto delle nostre brioche. Come possiamo riconoscere il perfetto punto di lievitazione? Toccandole devono opporre una certa resistenza, non troppo elastica, deve lasciare l'impronta del dito ma tornare lentamente al suo posto. Ultimiamo prima di andare in forno con una spennellata tuorlo e latte, proporzione 50 e 50, in modo da creare una patina dorata al di fuori della brioche. Ora andiamo in forno a una temperatura di 180 gradi per una quindicina di minuti,
in modo da avere una cottura ottimale per poi andare in frittura. Mentre le brioche sono in forno, volevo dirvi che è uscito il nuovo libro di Italia Squisita, Original and Gourmet Dessert, dove all'interno troverete anche me con la ricetta della cassata al forno. Troverete pure molte altre ricette di più di 100 colleghi dall'Italia e dal mondo. Questo è il risultato dopo la cottura in forno. Ora passiamo al protagonista di questo dolce, che è la crema di ricotta. Qui a Palermo viene fatta con ricotta 100% di pecora, lavorata semplicemente con dello zucchero, impastata setacciata a maglie fini, così avremo una crema molto lucida e setosa. Riempiamo la nostra sacca a poche. Prendiamo le brioche del giorno prima, creiamo il nostro tappo in questo modo, poco inclinati. Leviamo la mollica in eccesso, in modo da creare un vuoto dentro, dare lo spazio alla nostra crema di ricotta. Quindi riempiremo in maniera circolare tutta la brioche. Solitamente la ricotta viene utilizzata con delle gocce di cioccolato. In questo caso, visto che inseriremo anche dei cubetti di cioccolato interi all'interno della iris per creare un cuore caldo al cioccolato all'interno della ricotta, useremo ricotta al naturale semplicemente bianca. Sbattiamo per far scendere tutta la ricotta e il cubetto di cioccolato così va al centro della brioche. Una volta che siamo a livello, prendiamo il nostro tappo e lo inseriamo. Questa è la base della nostra iris. Ora passeremo alle ultime fasi prima della frittura. Sto utilizzando Friendiol Italia, un prodotto da frittura composto da olio di semi di girasole altoleico e antiossidanti estratti dal rosmarino. È un prodotto 100% italiano che rende i fritti croccanti e asciutti. Nel frattempo che l'olio arriva a temperatura, passeremo alla panatura. Prendiamo la nostra iris, la immergiamo in una lega composta semplicemente di acqua e farina, sopra e sotto, diamo una leggera scolata. Passiamo nel pangrattato. La panatura ci consente di avere una struttura esterna molto croccante, come lo stesso principio dell'arancina, fritta allo stesso modo con pangrattato. Inoltre, grazie alla lega fatta di acqua e farina, riusciamo a conferire umidità alla brioche del giorno prima e quindi riusciamo a rendere il prodotto anche più morbido dopo la frittura. Una volta ultimata la panatura non ci resta che friggerle. L'olio ha raggiunto una temperatura di 180 gradi. Vanno fritte a immersione perché tendono a galleggiare, quindi noi dobbiamo aiutarci in questo caso con una schiumarola a tenerle a immersione nell'olio. Deve essere una frittura molto rapida, intorno ai 3 minuti, in modo da creare una panatura croccante senza far penetrare troppo calore all'interno. Allora, una volta che abbiamo una doratura ottimale, quindi né troppo scura né troppo chiara, possiamo passare in una griglia o in della carta assorbente e lasciamo riposare 10 minuti in modo che il cioccolato all'interno che abbiamo messo catturi il calore e inizi a sciogliersi. Diciamo che l'iris è un dolce che ho nel cuore perché quando ero piccolo, le prime volte che andavo a lavorare in laboratorio un po' per gioco, no? Nelle vacanze estive, per le vacanze di Natale, andavo lì la mattina presto, quindi trovavo la iris calda appena fritta ed è una sensazione che è indimenticabile. Dopo 10 minuti di riposo, questo dovrà essere il risultato. Ho aperto le porte del mio laboratorio Italia Squisita per far vedere come la famiglia Costa interpreta l'iris palermitana. Se volete provarla potete venirci a trovare nei nostri punti vendita, oppure se vi ho dato gli spunti giusti potete provarci anche voi a casa. Un saluto dalla famiglia Costa agli amici di Italia Squisita, ci vediamo alla prossima!